Sicuramente nel vostro laboratorio avrete tantissimi strumenti per il vostro hobby, ma forse ce n'è uno che vale più di tutti, il Dremel. Io ho acquistato la versione 3000, adesso lo andiamo a vedere più da vicino, facciamo anche qualche prova pratica. Questo è il pacco che mi è arrivato da Amazon, ho ordinato la versione con 25 accessori e trovate il link qui sotto in descrizione. Sulla confezione vediamo gli accessori contenuti, in pratica si tratta del coltellino svizzero di qualsiasi hobbista. Invece dietro possiamo vedere i dettagli tecnici e le altre versioni disponibili. Il pacchetto è molto bello ed è perfetto anche per un regalo. Non me l'aspettavo questa. Adesso facciamo l'unboxing e vediamo il contenuto. Allora, prima di tutto vediamo il corpo macchina, il Dremel. Questa versione ha un filo di 180 cm, quindi non è a batteria, ma funziona con la rete di casa. Abbiamo anche questo gancio, non vuole venire via, eccolo. Questo ci permette di agganciarlo su qualche supporto, utile per esempio quando utilizziamo il tubo flessibile che vedremo più avanti, che è incluso anche in questa confezione. È fatto molto bene, di una gomma morbida, quindi piacevole al tatto, bello, peso ben bilanciato, possibile tenerlo anche con impugnatura a matita, molto comodo per lavori di precisione. Qui sono presenti diverse prese d'aria per raffreddare efficacemente il motore. Antonio, Ragal. Qui troviamo anche i fori per andare a sostituire i carboncini del motore nel caso, e si fa utilizzando sempre la solita chiave da questo lato. Per cambiare gli accessori è semplicissimo, basta svitare la ghiera, si possono applicare diversi accessori. Invece per montare gli alberini con le varie punte, mole eccetera, dovremo bloccare l'albero motore con questo tasto e svitare il mandrino. Qui è presente la pinza che stringendo andrà a bloccare gli accessori. Quindi vediamo ad esempio come si monta una piccola fresa, blocchiamo l'albero motore e stringiamo. Chiaro? Chiarissimo. Quindi possiamo utilizzare la chiave in dotazione, ma qui c'è la prima chicca esclusiva di Dremel, il Dremel Easy Twist. Blocchiamo l'albero, svitiamo la ghiera e la ghiera stessa diventerà la chiave. Eccolo qua. Quindi possiamo anche fare a meno della chiave e cambiare gli accessori diventerà un gioco da ragazzi. Se io posso cambiare. Quasi dimenticavo la cosa più importante: il selettore delle velocità funziona da 0 a 10 andando a spostare questa levetta. Ok, parliamo dell'accessorio più bello di questo kit e sto parlando dell'albero flessibile che ci permetterà di trasmettere il moto rotante Pugno atomico rotante! del Dremel dal mandrino all'altro mandrino, in modo da avere così una maggior precisione nei lavori. Vediamo come montarlo. Innanzitutto smontiamo ghiera, mandrino e pinza. Ci servirà questo accessorio compreso nel kit. Lo montiamo e lo stringiamo con la solita chiave. Inseriamo il mandrino nell'albero flessibile, lo stringiamo e applichiamo la pinza alla punta dell'albero flessibile. A questo punto possiamo utilizzare un qualsiasi accessorio bloccando l'albero motore con questo tasto. Stringiamo con la chiave, accendiamo il Dremel
Passiamo a tutti gli accessori. Per prima cosa la chiave per il serraggio del mandrino. Abbiamo una punta da 3,2 mm, supporto per i tamponi lucidanti che abbiamo in 2 misure, bisogna stringere delicatamente, e il composto lucidante per i metalli. Queste 2 frese si utilizzano per la ceramica, il vetro, i minerali, i metalli, tutti materiali molto duri. Abbiamo i dischi da taglio col sistema Speed Click, velocissimo inserirli con un sistema a molla e senza l'utilizzo di alcuna chiave. C'è questa mini fresa per incisioni su legno, plastica e metalli. E poi questi tamponi con carta vetro di varie grane. Si smontano agendo sulla vite superiore in maniera poi da tirare via il tampone e cambiare la carta vetro. Ovviamente bisognerà poi ristringere la vite. Infine i dischi da taglio standard, e questi hanno bisogno della loro chiave per essere bloccati. Alla fine, perché ho scelto Dremel e non un trapano più economico? Beh, sicuramente per la qualità costruttiva di Dremel, i tanti accessori, e basta andare a vedere il loro sito per vedere quanti accessori hanno ideato per i loro trapani. Inoltre c'è una qualità superiore per quanto riguarda l'assistenza rispetto a trapani magari da marchi sconosciuti. Comunque questa era solo una introduzione ai lavori che si possono fare con uno strumento simile. Le possibilità sono infinite. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi ne avete uno nel vostro laboratorio, e se il video vi è piaciuto un bel pollicione in su per supportare il canale. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Un'ultima raccomandazione: quando usate questi trapani, mi raccomando, sempre con queste maschere.